Eccoci, allora possiamo cominciare. Questa, diciamo, sarà la seconda parte della giornata di oggi. Ringraziamo anche Roberto per la presenza, per la lezione che ci terrai sulle specie di piante che ci farai conoscere. Allora, se ti vuoi presentare un po' da solo qual è la tua passione che ci presenti quest'oggi. Io non so se ti va bene qua come posizione, mi pare di sì. Ok. Vai, perfetto. Allora, buonasera a tutti, mi presento. Io sono Roberto Cirami. Ho la passione delle piante da sempre, da quando ero piccolo, però negli ultimi anni, intendo negli ultimi 20-25 anni, mi sono concentrato di più su alcune categorie di piante che sono essenzialmente le piante carnivore e le lignanze. Allora, giusto per fare un po' di storia così, la mia passione per le piante carnivore inizia nel 2004, quindi più di 20 anni fa, quando mi è stata regalata una piccola drosera, che è una piantina che si trova al supermercato. Non sapevo come tenerla e ho iniziato a cercare in internet. Cercando in internet ho trovato quella che è il sito dell'Associazione Italiana delle Piante Carnivore, di cui sono ancora socio, anche se non più attivo dal 2004, e così ho iniziato un po' a informarmi su internet come andavano tenute queste piante. Sono piante che si vedevano nei vivai, sono piante che si vedevano nei supermercati, però la maggior parte della gente dice le memori subito, non si bella ma non la trovo perché la memori. Invece studiando, come per tutte le cose, si riesce un po' anche a capire come vivono queste piante e come tenerle e come farle prosperare. Quindi mi sono iscritto all'Associazione Piante Carnivore essenzialmente perché volevo ampliare le mie conoscenze sulle piante e volevo ottenere dei semi, che a quell'epoca erano difficili da ottenere, però essendo socio dell'Associazione Piante Carnivore ho iniziato ad avere i primi semi di queste piante che sono messe da cellulare e quindi ho iniziato a seminare. Poi sono stato contattato dall'associazione, perché l'associazione del Friuli Venezia Giulia a suo tempo faceva alcune esposizioni, partecipavo a Pollice Grande Maurizia, quindi nel 2005 sono andato là per conoscerli, partecipavo a Orto Giardino e partecipavo ad Orti Clandestini. Infatti nel 2006 mi hanno proposto di partecipare come volontario dietro il banchetto dell'associazione delle piante carnivore e l'allora presidentessa mi ha dato il numero di un certo Max Saule che io non conoscevo. E mi fa: guarda che c'è un socio dell'associazione che è disposto a ospitare per il venerdì, perché c'erano 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, e il venerdì saresti solo, però c'è questo Max, non era l'IPA, ricordi, non è il 2006. No, non mi ricordo. Non ti ricordo. Sotto la pioggia torrenziale, Appunto, che mi sono beccato la pioggia, il freddo, la bolla, ti sono il giorno dopo che gli altri per tempo. No, io sono arrivato il venerdì, c'era che cappia, c'era insomma un disastro. Il primo giorno è stato un disastro, il secondo giorno però sono arrivati quelli dell'associazione con i pezzi forti, come Saraceni, quindi diciamo è iniziata là più o meno seriamente la mia avventura con le piante carnivore e ho avuto l'occasione di conoscere Max, quindi ci conosciamo. Adesso ci siamo conosciuti, non prima. 2006. Comunque, andando avanti, quindi piante carnivore. Le conoscete, le coltivate, qualcuno di voi ce le ha? No. Io sì. Prese il super. Ma sì. Ma sì. Questo ce lo passiamo. Qualcosa. Allora, ce ne sono tante, le più comuni appartengono ai generi Dionea, Drosera e Saraceni. Però al giorno d'oggi si conoscono 12-15 generi di piante carnivore, Elianthera, Cephalotus, Stilidium, Brocchina, quindi ce ne sono una decina. E tra questi generi ci sono 500 specie di piante carnivore, solamente il genere Drosera ha più di 200 specie di piante diverse, attualmente classificate. E il numero va sempre crescendo perché si trovano sempre piante nuove. Gli habitat in cui vivono le piante carnivore sono tra i più disparati su tutto il pianeta, però sono accomunati da alcune cose fondamentali.
e una delle principali è che vivono in terreni molto poveri di sostanze nutritive e quindi si trovano ad avere poca competizione, perché in quegli ambienti ostili vivono poche piante e loro riescono a sopravvivere, e sopperiscono alle mancanze di elementi nutritivi nel terreno, principalmente azoto e fosforo, con la cattura degli insetti. E quindi si chiamano piante carnivore, sarebbe forse più opportuno chiamarle piante insettivore, si chiamano carnivore perché alcune delle più grandi carnivore, che sono le nepenthes, che qua non ho, ma le nepenthes si vedono anche nei supermercati, almeno quelle più piccole, hanno la foglia con un prolungamento che finisce in una brocca. Alcune delle più grandi hanno brocche capaci di contenere fino a 2 litri di liquido e là dentro cadono anche piccoli roditori, si trovano piccoli topi, piccoli lucertoli che vengono catturati da queste piante. Quindi in generale più che insettivore si dice piante carnivore. Però la pianta carnivora per eccellenza, già Darwin era appassionatissimo di questa pianta, era una delle piante che colpiva di più della fantasia di Darwin, è la dionea. La Venera che abbiamo mostrato. Questa è la dionea muscipula, questa è una pianta in fiore. Questa è una pianta che fa trappole grandi. Allora, la dionea esiste un solo genere, dionea, una sola specie di muscipole, basta, un'unica. Però le forme sono le più svariate, perché come tra le popolazioni di qualsiasi tipo di animale si trovano diciamo esemplari diversi, così anche le dionee variano. Questa in particolare è una delle dionee che fa le trappole più grandi, una Big Mouth, bocca grande, che fa trappole di 5 cm. Per esempio, prestare attenzione quando si moltiplicano, no? Perché noi sappiamo che la moltiplicazione per seme produce dei figli che non sono esattamente identici ai genitori. Quindi per avere esattamente quel tipo di pianta devo clonarla. Clonarla per tagliare di foglia, per divisione spontaneamente la dionea produce piccole plantule e allora così riesco a ottenere più piante. Quindi dicevamo piante carnivore. Allora io inizierei con i generi più appariscenti, forse più comuni. Allora per coltivare, e parleremo delle tecniche di coltivazione. Innanzitutto per coltivare bene una pianta bisogna capire dove questa pianta vive, perché una volta che conosco bene dove la pianta vive, devo cercare di riprodurre in coltivazione le stesse caratteristiche per poterla coltivare al meglio. Allora, queste sono piante che vivono in terreni poveri di nutrienti, tipicamente in paludi. In paludi sono ambienti dove circola molta acqua, però c'è pochissima vegetazione, perché essendo intrisi d'acqua ci sono poche sostanze nutritive. Quindi paludi. Da dove vengono? Allora, come ho detto prima, sono diffusi in tutto il mondo, però vediamo un attimino almeno i generi principali. Questi sono saraceni. Le saracenie vengono dal Nord America. Tutta la fascia costiera che va, diciamo, dalla Florida, Alabama, Texas, poi fino su anche Carolina del Nord, Carolina del Sud, e quindi tutta la fascia costiera, a parte una che è la Saracenia purpura che vive anche nel Canada, quindi contenente nordamericano. Paludi, dovete immaginare un ambiente dove il suolo è intriso d'acqua, gli alberi sono molto lontani, quindi sono piante che ricevono tantissima luce. Temperature come le nostre, perché in Nord America, bene o male, sebbene con estremi un po' più mitigati come noi, inverni freddi statali. Da noi le estati sono ultimamente troppo calde. Dipende uno anche dove le coltiva, no? Se le tiene in un balcone, sono piante d'esterno le saracenie. Non bisogna mai tenere una saracenia in casa. La saracenia ha un ciclo di vita che va dalla primavera in cui nascono le foglie. Queste sono le foglie che cominciano a nascere, si cominciano ad aprire, fanno il loro ciclo di vita, in autunno seccano. La pianta in autunno deve riposare. Quindi è una pianta che va tenuta all'esterno, non in casa. Se la tengo in casa, uno non riceve tanta luce, questa è una ragione di sole pieno per più ore possibile. 2, non fa riposo invernale. Non facendo riposo invernale, la stagione successiva riparte, ma riparte molto debole. Se faccio questo scherzo 2 o 3 anni perdo la pianta. Quindi, pianta d'esterno, luce, caldo d'estate, freddo d'inverno, terreno. Qua il terreno qua possiamo aprire discorsi infiniti. Allora, quello che si è fatto finora è cercare di riprodurre un terreno povero di nutrienti. C'è un terreno standard che funziona sempre, o almeno funziona per la gran parte dei coltivatori, funziona per me, ma non è detto che sia il terreno migliore, e che è una torba acida di sfagno, 0 nutrienti. Quindi questa è la prima regola da tenere presente. Non posso coltivare le piante carnivore nella terra del giardino.
se le tengono coltivano nella terra del giardino schiattano perché non è il terreno adatto, contiene fertilizzanti e le radici di queste piante non sono abituate ad assorbire fertilizzanti della terra. Quindi terreno torbo acido di sfagno mischiato con le perlite, quelle specie di polistirolo che si trova per realizzare il terreno, anche se per le serracine non è necessario. Sole il più possibile, all'esterno, terzo punto l'acqua. L'acqua è un fattore critico, non vanno tenute o annaffiate con acqua del rubinetto. Queste sono piante che vivono nel paludi, quindi si coltivano nei sottovasi dove ci deve essere sempre acqua. Cioè bisogna pensare di coltivare un pesce non una pianta, deve esserci acqua, da così è il sottovaso pieno. E ci sono piante che bevono tantissimo. Immaginate che questi sottovasi pieni d'acqua vanno tenuti d'estate all'aperto, st'acqua evapora. Però non vale l'acqua del rubinetto. L'ideale è l'acqua distillata o più povera possibile di sali minerali. Io ho tantissime piante, un piccolo impianto ad osmosi inversa che mi produce acqua ad osmosi con praticamente quasi zero sali, ma perché ne ho tante? Se uno ha una piantina si compra l'acqua del foro da stiro, facendo attenzione che non sia profumata, perché gente mi è venuta mi è morta, ho messo l'acqua profumata del foro da stiro distillata. Comunque va bene, quindi l'acqua del foro da stiro va bene per una pianta. L'acqua di rubinetto non va bene perché? Non va bene perché la versione semplice che fa marcire la torba. Dopo possono annaffiarla una settimana, un mese, oltre il mese, tenere sempre con l'acqua del rubinetto queste piante le fa morire. Le fa morire tecnicamente perché il pH della torba è molto acido. No? Voi sapete che nel terreno vivono i batteri che fissano l'azoto, che fertilizzano il terreno. Se io continuo a buttare dentro acqua che ha una marea di sali minerali, questi mi alzano il pH e cominciano a proliferare poi dentro i batteri che mi producono l'azoto, in pratica le sto fertilizzando. Le radici non sono adatte e la pianta Sono tutte acidofile. Allora, il punto è questo è il terreno, non è che allora si coltivano con pH acido perché sappiamo che il pH acido non fa proliferare i batteri azotofosfati, ma non è detto che sia quello il fattore determinante. Il fattore determinante è l'assenza di nitriti nitrati nel terreno, di sostanze azotate. C'è gente che prova a coltivarle in pomice, in argilla, in ghiaia, in perlite pura. Funziona bene, funziona meno bene, si sperimenta, però questo sicuramente è un terreno che va bene. Quindi queste sono le saracene. Adesso qua ho portato alcune piante mie che ho coltivato da quando erano veramente molto piccole, io le riproduco anche da seme. Allora queste sono piante che hanno come si dice, un pedigree, quindi hanno una storia, non sono piante qualsiasi. Allora per esempio questa è stata selezionata, è una pianta selezionata, è una rubricorpora, è stata selezionata alla fine degli anni 80 da Dennis Lack, che era un famosissimo coltivatore americano che aveva un vivaio Marston Exotic dove lui selezionava le migliori piante carnivore. Le piante di saraceni ce ne sono 8 tipi, chiamiamole varietà diverse, no? La flava, la leucofilla, la minor, specie, genere saraceni, minor, purpurea, psicacina, oreofila, variano un po' per la forma. Si possono incrociare tra loro, quindi tengo dei libri, quindi i coltivatori più esperti, ma anche non esperti, li incrociano per cercare di ottenere la piante con le caratteristiche di spicco, diciamo. Perché appunto così riesco ad ottenere una pianta che ha dentro i geni di entrambi i genitori, quindi una forma che può essere una delle mezze progenitori. Allora, questa è una saracenia flava, rubricorpora perché è il corpo rosso, ed è una pianta selezionata da Dennis Lack. Allora, come dicevo, per avere questa pianta bisogna dividere questa pianta, non posso tenerla da sempre, se l'incrocio con un'altra pianta non è più lei. Quindi nei decenni i coltivatori cosa hanno fatto? Hanno diviso questa pianta, perché questa pianta forma dei rizomi, delle specie di radici, che con gli anni si moltiplicano. Come le radici uguali, Esattamente. Queste si dividono ed ottengo esattamente le stesse piante. Questa è un'altra pianta famosissima, questa è la pianta da Dennis Lack, ha tutta una storia. Questa è una pianta che nel 1980
è stata raccolta in natura, per volte si raccoglievano le piante in natura, adesso è proibitissimo, ma negli anni 60-70 questi andavano nelle paludi, nelle torbiere americane, si prendevano le piante e se le piantavano nelle torbiere di casa propria. E per questa pianta è stato un bene, perché questa pianta ha tutta una storia particolare. C'era l'analogo dell'ABC italiana, c'era l'Associazione Americana di Piante Carnivore, che voleva pubblicare un numero particolare della newsletter e dedicarlo a questo Adrian Slack, che era uno di questi, diciamo, uno di questi che creava queste piante. Era uno dei più famosi, ha scritto diversi libri sulle carnivore, e quindi questa associazione americana voleva onorarlo dedicandogli una tra le più belle piante, tra le più belle saracene in coltivazione. Allora il tipo che curava questa newsletter è andato da un suo amico e gli dice: guarda, io avrei un suo amico che aveva un vivaio, gli fa: mi potresti dare una pianta che secondo te è una delle più belle, così la intitoliamo questa Adrian. E gli fa: io non ce l'ho tanto bene, ce l'ho bene ma non benissime, però so che un altro signore a suo tempo aveva preso un terreno, una pianta e l'ha portata a casa sua nel suo giardino, vai a vedere, perché quella è una pianta spettacolosa. È andata, l'ha trovata, era questa. E il fatto stesso che lui l'abbia presa, l'ha salvata, perché poi quella palude è stata distrutta completamente per fare una stazione di benzina. Tantissime paludi in Nord America, adesso i posti dove vivono le saracene si contano sulle dita di una mano, sono pochissimi. Le zone dove in natura si trovano ancora le saracenie, perché c'è lo sviluppo urbano, perché le zone vengono completamente distrutte per post costruzione, quindi è stato un bene che una pianta così sia stata, diciamo, salvata. Il prezzo di questa pianta a suo tempo era assurdo. Io mi ricordo nel 2007 a Mira, uno dei miti dell'Associazione delle Piante Carnivore, vendeva un pezzettino così piccolo di questa pianta all'asta per 300 euro, un pezzettino così. Adesso ovviamente negli anni, perché ci sono tanti coltivatori che ce l'hanno, la pianta viene divisa, la pianta viene sparsa da tanti coltivatori, quindi il prezzo è trovato. Adesso un pezzo di Adrian Slack la trovi a 15 euro, 20 euro, non è. Questa è un'altra pianta famosa, questa è una vera Wilkerson, questa è una delle saracene più grandi. Anche qua un coltivatore è andato a visitare una palude di una signora, una certa Lea Wilkerson, e ha notato subito una pianta che aveva delle caratteristiche notevoli, sia per dimensione, sia per l'imponenza, sia per larghezza. È una delle saracene più grandi che ci sono. Ha chiesto il permesso, un tal Bruco Garcia ha chiesto il permesso a questa signora di prendere una pianta, gliel'ha concesso e ha iniziato a propagarla. Anche lei all'inizio, siamo nel 2002-2003, all'inizio il prezzo era esorbitante, ma con gli anni poi i prezzi scendono e si trova. Però queste sono piante che hanno dei pediri, però si possono fare piante da seme, io le coltivo da seme. Io ho diverse saracenie, aspetto che fioriscano, questo è il fiore. Questo è il fiore senza petali di una saracenia. Non ha più i petali. Questo, diciamo, è l'ombrello, è un fiore molto strano. Questo è un ombrello dove si raccoglie il polline. Bisogna impollinarle a mano perché in natura vengono impollinate dai bombi. Non ci sono altri insetti che riescono a impollinare le saraceni. Loro entrano dentro, insomma c'è tutto un procedimento per impollinare queste piante. Poi si sviluppa l'ovario con i semi. Questo avviene tipicamente in aprile, perché fioriscono, da me fioriscono in aprile, ma normalmente più o meno in quelle settimane. Poi bisogna aspettare fino a novembre che l'ovario si sviluppi, si secchi, escano i semi e poi si piantano. Queste sono piante che io ho seminato in dicembre. Sono molto piccole, crescono molto piano e soprattutto il seme ha bisogno di quello che si chiama la stratificazione. Essendo piante, no? Come certi alberi, i nostri alberi, no? I semi hanno un rivestimento protettivo che viene demolito dal freddo e l'umido, quindi non bisogna passare l'inverno fuori all'umido. Quindi si seminano all'inizio dell'inverno, va bene che gennaio, febbraio, si tengono fuori sempre, il freddo, prendono gelate, va bene, umidi, e poi primavera cominciano a germinare. Dopo germinano, ci vuole un po' di tempo, dopo 1 o 2 annetti avremo una piantina così, questa è una mia che ho fatto da seme, e poi negli anni la pianta cresce e si coltiva, quindi si possono fare dei semi. Io faccio tanti incroci, questo è l'incrocio tra due piante particolari che ho fatto. E questo per quanto riguarda le saracenie. Adesso vediamo velocemente gli altri generi qua. L'altro è la dionea muscipola.
E coltivazione come la saracenia, vive nell'America del Nord, quindi clima temperato come il nostro, è un po' più delicata della saracenia, almeno esperienza mia come le sto coltivando io. Mentre queste vi resistono tranquillamente ad inverni che vanno a -7, la Dionea no. La Dionea sotto gli 0 gradi e patisce anche tanto il caldo. Quindi d'estate va tenuta un po' ombreggiata nelle giornate calde, se va molto sotto zero bisognerebbe un po' ripararla, comunque mai portarla in casa, perché è sempre una pianta che ha bisogno di riposo invernale. E con un'altra caratteristica che ovviamente salta subito all'occhio è la trappola è diversa. Come cattura le saracenie? Le saracenie, questa è una foglia modificata, si chiama sciglio. Questa trappola, se cerca di mettere zuccherini qui intorno, Max dice che contengono anche delle sostanze narcotiche, non lo so. Sì, ma dove si contiene conina, che sono un narcotico per gli insetti. Gli insetti vengono inizialmente attirati dal colore, quelle macchie rosse o quelle finestrature che richiamano animali morti, carne putrefatta, e una volta che arrivano là trovano tutto il bordo del tubo pieno di zucchero, ma questo zucchero è avvelenato con questa sostanza che un po' li stordisce. Diciamo l'odore è l'odore del miele, se uno si va a usare una saracenia sente proprio un odore molto, molto dolce che tira gli insetti. C'è questo cappello che non si chiude, serve per due cose: uno per non far entrare acqua qua dentro, se entra acqua qua dentro questo si rifila nulla giù, e due comunque pieno di nettare, quindi comunque è un posto dove gli insetti possono atterrare e cominciare a camminare intorno. Come arrivano su questa zona, che è la zona più ricca di nettare, scivolano perché qua è molto liscio, quindi cadono dentro. Una volta che cadono dentro vedete che il tubo si va a restringere, quindi uno non riescono più a aprire le ali, due l'interno della foglia ha dei peli rivolti verso il basso che ostacolano la risalita dell'insetto verso l'alto, quindi muoiono di stento in fondo. La parte interna della foglia e delle ghiandole, che se c'erano degli enzimi che sciolgono la preda e fanno assorbire la foglia e le sostanze azotate di cui la pianta ha bisogno per crescere. Quindi la pianta vive anche senza mangiare, perché comunque una pianta fa fotosintesi. Il cibo principale delle piante è la luce, fa fotosintesi. Però il fatto di essere carnivora le dà un vantaggio rispetto alle altre piante nelle zone in cui vive molto povere di nutrienti, ed è come un fertilizzante naturale. Quindi non bisogna mai fertilizzare il suolo, si prende le insitti da sola. Bisogna dare da mangiare alle piante carnivore? No, si arrangiano da sole. Seconda domanda per esempio mi fa: attirano le zanzare? No, perché sono sostanze dolci, le zanzare non sono attirate dalle sostanze dolci. Terza domanda: compro una pianta carnivora per liberarmi dagli insetti? No, anzi ottengo l'effetto contrario, perché gli insetti vengono attirati dalle piante carnivore, se ce l'ho nel balcone mi trovo il balcone pieno di vespe, calebroni che mi girano perché sono attirati dalle piante. Quindi, ma le mosche sono un po' spariscono. niente. Comunque dipende dal tipo di saracenie, sono selettive, perché per esempio le saracenie, ci sono, adesso vi trovo calebroni, la Vespa orientalis, no? Sapete, adesso si vedono un po' di anni anche qua da noi, quelle vanno nella saracenia alata. Io ne ho visto un altro tipo di saracenia, nelle flave, io veramente ho visto il calebrone dentro. Nelle alate è pieno di questi calebroni qua, si vede che c'era un nettare che... È un nettare diverso. Un nettare diverso. Ma anche quelli li mangiano? Sì, ma non escono più. Ah, sì? Non escono più. Via qualche vespa, La vespa riesce fa a... il buco sul tubo ed esce. Sì, qualche vespa fa il tubo sul tubo. Comunque queste sono le saracenie. Adesso vediamo rapidamente le dionee. Beh, le dionea, la trappola è diversa. Questa è una trappola a tagliola. Ed è un sistema intelligente. Ed è un sistema molto intelligente, perché la Perché pagina ha un interna di ogni movimento. foglia è dotata di 3 piccoli peletti che si vedono appena, non so se si vedono. Sì. 3. Che devono essere toccati per 2 volte. Se La l'insetto pianta entra qua salutare, dentro come diceva e il tocca Puccio. 2 volte, a scatto la trappola si chiude. In una frazione di secondo una pianta ben coltivata e l'insetto non esce più. Allora cosa succede? Succede che se cade dentro un vigneto, cade dentro una goccia di pioggia, la trappola scappa. Però non si chiude completamente, resta un po' aperta, perché la pianta aspetta. La pianta cosa aspetta? Aspetta di vedere se quello che ha preso è vivo o no. Se quello che ha preso non è vivo, dopo un paio di ore si riapre. Se invece la pianta, una volta che si è chiusa, sente muoversi all'interno qualcosa, quindi l'insetto continua a stimolare questi peletti, gli capisce che merita fare lo sforzo di digerirla e si chiude così, a piatto praticamente, e inizia la digestione. Qua abbiamo una foglia. Questa è una foglia che
che sta digerendo. Qua dentro c'è qualcosa, si vedono alcune che zampette di sé. Questa sta digerendo. Questa mi si è chiusa per sbaglio a portarla, vedete la differenza? Questa è mezza chiusa se stai aprendo, questa si aprirà tra una settimana. Tanto tempo? Sì, per digerire si chiude. Sono invasive rispetto alle altre piante. In che senso? Cioè, Per esempio la menta è una pianta invasiva nel senso che si estende verso altre piante, no? Come fogliame. allora, intanto ricordiamoci che queste vivono dove ci sono pochissime altre piante. O crescono erbe, quindi non trovano competizione, quindi il terreno è loro. Sì, è vero. Il terreno è loro. Si sono evolute apposta per prosperare in queste ambienti. Ma qual è l'utilità di queste piante? Perché tutte le piante hanno un pro e contro. Per chi? L'uomo. No, anche per l'ambiente. No, per l'uomo non c'entra niente. Per l'ambiente, domanda difficile, cosa qualcuno potrebbe rispondere? Elimina gli insetti. Ma non è vero. Ma non è possibile. Ma non è vero. Sono piante che hanno colonizzato una nicchia di ecosistema, terreni poveri dove non crescono altre piante. L'utilità, qual è l'utilità di acquarci? Produce ossigeno. Per l'uomo funziona. Però Anche per l'ambiente, c'è per se stesso. Posso rispondere io? Sì. Allora, nascono prima le piante sul pianeta e colonizzano tutto il pianeta, poi con la calma arriviamo noi, animali vari e per ultimi gli uomini. Il loro fine è quello di esistere come ogni essere vivente, per cui nella volontà di esistere trovano il sistema di colonizzare, di adattarsi il ad un mistero ambiente. Non sono un'utilità finalizzata all'uomo. No. Se non la bellezza, la la particolare petunia, che finalità ha una petunia? fumare, è vedi La bellezza Ma la bellezza è una cosa che vede l'uomo. soggettiva, sì. Comunque andiamo avanti, queste sono le DNA. Vi mostro rapidamente altri due generi. Questi sono un altro tipo di trappola, trappola a colla. Ci sono delle piante che sulle piante carnivore, che sulla superficie delle foglie hanno due tipi di ghiandole. Uno, le ghiandole digestive, come hanno le saraceni e come hanno qua dentro anche le dionee. Due, delle ghiandole che si cercano della colla zuccherina. Se io tocco questa foglia, mi resta la mano vischiosa di colla. Colla dolce, che attira gli insetti che rimangono attaccati sulla pagina fogliare. Queste sono le drosere e ce ne sono drosere, 250 e più specie distribuite in tutto il pianeta. Ce ne abbiamo anche noi qua sulle Alpi, drosere di foglia, l'Anglican. Paticella ecologica Schiavetti in zona industriale del Ma importata, no? No, sono una palude di vita e dici che la Ma sa. quindi quelle drosere? Dos'era? Con di foglia? Sì. Beh, comunque sono piante tra quelle che catturano di più in realtà, perché catturano insetti molto piccoli, ma ne catturano tantissimi. Questa sta per fiorire. Da dove vengono? Vengono da tutto il pianeta, se vengono temperate, tropicali, subtropicali, Australia, tutti i continenti. Questa è una pianta particolare, che stranamente è una pianta che vive in un solo posto al mondo. Questa è la Drosera regia, è una delle drosere che fa le foglie più grandi, riesce a fare foglie lunghe 250 cm, quindi mezzo metro, le più grandi riescono a fare le foglie. Crescono in un solo posto, in una valle in Sudafrica, è l'unico posto al mondo in due locazioni diverse, tra l'altro in una non la trovano più, in cui cresce questa pianta, che è diffusissima in coltivazione, perché si propaga molto bene. A me cresce bene, a tanti non riesce a crescere bene, io la trovo abbastanza facile. È una pianta che non vuole tanta acqua, la Drosera regia, quindi non va tenuta nel sottovaso, non va mangiata dall'alto. Anche lei va in riposo, fa sempre rosette di foglie più piccole e poi adesso sta ripartendo in primavera. E non è, pur vivendo in un posto solo al mondo, non è una pianta protetta. Lo faranno prima o dopo. Perché è talmente tanto diffusa in coltivazione che è una delle drosere più grandi. Questo invece è un ibrido una capensis, che è quella che si trova al supermercato, è una lice, che è una di questo tipo qua, e riesce a fare queste foglie un po' più grandi. Queste sono in realtà molto facili, posso tenerle, le drosere anche, la regia no, ma le drosere in genere così anche in casa, vicino a una finestra. Quelle che vengono dal Sudafrica non hanno bisogno di riposo, se si trova la drosera giusta, capensis o ibridi di capensis sono molto facili da
genere. Io ho cominciato con una di quelle. E poi vorrei concludere con un ultimo tipo di pianta che ho portato qua, ma andiamo veramente su difficile con la coltivazione. Questo è un'elianfora. Elianfora. Questa è una pianta che vive sui tepui. Sapete cosa sono i tepui? No. Avete visto il cartone animato Up, quello del vecchietto che va con i palloncini? Sì. Avete visto che a un certo punto arriva su delle montagne altissime? Quelli sono i tepui, sono dei pianori, dei plateau che si trovano all'equatore tra il Brasile e il Venezuela ad un'altitudine che va sopra i 1000 metri. Quindi sono dei posti dove Arthur Conan Doyle aveva ambientato il mondo perduto. Il mondo perduto non si immaginava i dinosauri, perché sono delle montagne talmente alte, talmente isolate, è difficilissime da raggiungere la cima, perché sono dei pianori a 1000 metri come dei con delle pareti tronchi d'albero capitozzati. E queste piante vivono Per rendere l'idea, incontri ravvicinati del terzo tipo, quello sono molto più estesi, e lassù la vegetazione e sono delle colonne di granito con sopra completamente piatte. E queste superfici sono diciamo, ospitano tantissime piante carnivore, perché come potete immaginare lassù le condizioni sono Ambienti unici perché sono tropicali, esposti al sole cocente. Li chiamano deserti d'acqua perché la piove sempre e Piove quando non sempre, piove ma c'è l'acqua un asciuga sole e piove. a picco, però con una temperatura bassa. Infatti queste sono tra le piante più difficili da coltivare, Sì. perché queste vogliono tutto l'anno la stessa escursione termica, quindi una temperatura di giorno che va dai 20, non dovrebbe in teoria superare i 28, e uno sbalzo termico la notte fino a 12. E questo per tutto l'anno. Quindi da noi crescono benissimo in primavera, autunno, che ormai la primavera da noi non esiste più. L'autunno non esiste più, poi passiamo dall'inverno all'estate torride. Queste patiscono tantissimo l'estate. Io riesco a tenerle, ma non le tengo in terrario. L'ideale sarebbe coltivarle in un terrario con temperature controllate. Io le tengo all'aperto. Questo è un ibrido di elianfora, le specie pure sono molto più delicate, però sono piante estremamente affascinanti. Sono genere della famiglia delle saraceniacee, quindi la famiglia è la stessa. Questa è saracenia e questa è elianfora. Come vedete c'è questa foglia modificata che è un ascidio. Questa pianta non c'entra niente, questo è un seme di drosera che mi è caduto dentro. C'è una specie di cappelletto qua che produce del nettare, anche qua l'insetto arriva e cade dentro. Quindi questa è l'elianfora. E terreni di coltivazione che qua sono un po' più difficili perché sono sfagno, perlite, bisogna tenere molto areato. Dove pensare che queste vivono nelle pozze d'acqua dove si accumula un po' di terreno, ma dove l'acqua è sempre fresca, piove ogni giorno, acqua corrente. Se io queste le tengo nell'acqua come le saracene mi marciscono, perché vogliono condizioni particolari. Qua siamo difficili. Allora, diciamo come coltivazione delle carnivore, per riassumere un attimino. Allora, sono piante non difficili, però sono piante particolari. Bisogna rispettare 3 cose essenzialmente. Adesso parliamo di saraceni e di dionei essenzialmente, che sono quelli che si vedono di più. Quindi all'aperto, non in casa. Luce il più possibile, anche se qua con i 40 gradi d'estate patiscono soprattutto l'acqua, poi l'acqua diventa un brodo caldo in cui le piante patiscono. L'ideale sarebbe tenere sotto i 30, magari non ce la facciamo. Inverno, devono sentire l'inverno. Devono prendere freddo, le saraceni anche meno 7, meno 8 non ho mai persa una. Le dionee attenzione sotto il 0. Terza cosa è il terreno. Per andare sul sicuro non trovo acido di sfagno, sappiamo che va bene, anche se probabilmente non è il substrato migliore, si sta ancora sperimentando. Per queste, poi ce ne sono altre, ci sono drosere che io difficili, insomma, queste sono le facili. Si trovano nei supermercati però nei vivai, attenzione, uno, chi ve le vende non può sapere come si coltiva, perché lui deve vendere tantissime piante, lui sarà bravo un po' su tutto, ma vi darà sicuramente delle informazioni che molto probabilmente non sono corrette. 2, travasarle subito l'entrata giusta, perché saranno state bagnate con l'acqua del rubinetto, chissà in che terra vengono coltivate, e quindi la signora che viene da me mi dice mi è morta, come l'ha tenuta? Deve cambiarla, non durano se la compra dal supermercato, se le tiene in mezzo alla tavola e sotto il letto in casa, ma se la coltiva bene la pianta diciamo cresce, prospera, dà soddisfazione.
Ecco, questo dopo si potrebbe parlare un'infinità, di carnivori, ce n'è altri a casa, ma qua ho voluto giusto portare un... Quelle grandi quanti anni stanno per crescere, quelle più grandi che lei? Allora, queste più grandi vengono da divisione e da divisione sono relativamente veloci. Se lei mi chiede da seme, per avere una pianta così siamo sui 6 anni, 7 anni. Allora io uso il trucco, quando sono così piccole le fertilizzo, non andrebbe fatto, però piante così piccole, non grandi, piccole, bisogna usare una concentrazione diluita nell'acqua del sottovaso, ma tipo 1/10 di quella che è consigliata sulle scatole. E questo per piante piccole aumenta di molto la velocità di crescita, se no si rischia di avere una pianta così per 2 o 3 anni. E questa è dimensione. Invece fertilizzandole questa è già una pianta che ha 2 anni. Ah, quindi lei le fertilizza? Le piccolissime. Però attenzione, quando cominciano a mangiare basta. Quando cominciano a mangiare partono. E infatti si può vedere senza fertilizzarli, certi tubicini sono un po' più grandi e riescono a catturare i primi micro moscerini. Quelli partono subito, diventano subito più grandi. E quindi sì, li fertilizzo a questo stadio. Già questo non lo fertilizzo. Basta. C'è chi dice che appena cominciano a fare un tubo percettibile si possono concimare. Anche dentro il tubo, Dentro il tubo ci sono il fertilizzante, ma è pesante. Con l'ate scremato? Ci spruzzi dentro fertilizzante a concentrazione pesante. Sì. Dentro il tubo, tanto loro catturano i siti dentro il tubo, fuori attenzione che non vada in terra, perché se mi butti un fertilizzante a concentrazione 1 a 1 per terra le dai fuori. No, infatti puoi concimarle, ma devi fare attenzione che la invaserai molto presto, perché si concima il terreno, lo deacidifichi e cominci a avere problemi di batteri, di muffe, di robe, per cui devi rivasarli continuamente ogni anno. Ecco, io direi sulle carnivore più o meno. Domande? Sì, allora, si possono buttare dentro, allora, innanzitutto ci sono le formichine, adesso le ho viste, piccolissime, ci sono delle formiche che sono veramente microscopiche, allora sono difficili anche da prendere, no? Se ne hai tante. Può servire qualcuna di quelle piante carnivore per le formiche? No, perché queste non mangiano uno. Allora, c'è una pianta carnivora che mangia, è specializzata in formiche. No, c'è una pianta carnivora che è specializzata in formiche, che è il Cephalotus, una pianta australiana, che ha una trappola veramente strana, una specie di stomaco appoggiato per terra. Quella è specializzata in formiche. Però no, io pensavo addirittura a prendere le formiche e buttarle dentro. Allora io lo faccio con le macchinette piccole. Però no. Ripeto, è quello che ho detto all'inizio, se uno prende una pianta carnivora con l'idea di sbarazzarsi degli insetti ottiene l'effetto opposto. Sì, mi ha detto. E quindi no. Perché io ho un pezzo di terra che c'è un gesso dalla pianta, dal terreno vicino, e sto gesso quando butta giù le cose si riempie di formiche. Però come vanno dentro? Allora il Cephalotus in natura vive, ci sono pareti muschiose e lui vive là. Quindi la formica cammina, trova subito la pianta. Se la tengo nel vaso, questa formica, come mi va dentro? Se deve arrampicarsi sul vaso? No, le butto io. Nel senso. Ah sì, allora subito la butto dentro, sì, se le butto io sì, ma voi le buttare formichine dentro. A queste non gli fa niente, perché una formichina è stata quando la buttate dentro calabroni se volete tenere un effetto, no? Forse queste, se sono così piccole, però... Che lavoro? Sì. No, è facile, perché siccome io sto seminando del prato inglese, allora quando metto i semi del prato inglese, queste formichine vanno a prendere i semi. Allora se metto un pezzettino di carta e anche una cosa che sia, e metto sopra e dopo alzo il coso e c'ho tutte le formiche. Cacciatore di in teoria ti si per E queste piante? Queste sono le tilanze che escono a parte della puntata. Non so se avete Per cambiamo. No, c'è ancora più di domanda sulle carnivore. Io? Sì, prego. La drosera Sì. attira, appiccica, Sì. e dopo come avviene la digestione? Sulle foglie stesse? Sulle foglie stesse.
Sulle foglie stesse, allora, ci sono alcune drosere che addirittura, e una di queste è la drosera resa, che tende proprio a rotolare la foglia sulla preda, perché sulla foglia, oltre ad avere, come dicevo prima, delle ghiandole collose, ci sono delle ghiandole che secernano questi famosi enzimi digestivi. E quindi la pianta deve cercare di avere più foglia possibile appoggiata nel setto. Però è un movimento lento. Esiste una sola drosera che ha delle trappole che io non ho, che è piccolissima e diciamo, se questa è la foglia, ha come appendice della foglia dei piccoli tentacoli con della colla. Come arriva l'insetto sulla foglia, questi si chiudono in una frazione di secondo e schiacciano l'insetto sulla parete fogliare. Mentre le altre drosere, la capensis e quest'altra, ecco, questa per esempio ha preso una piccola farfallina. Vedete che la foglia si è un po' piegata, però non è che si piega uno molto lentamente, e questa si è addirittura rotolata. E questa sta buttando continuamente foglie nuove e fiorisce. E con l'altra cosa da tenere presente è la fioritura. No? La fioritura indebolisce molto la pianta, quindi se uno vuole la pianta vigorosa subito taglia il fiore. Io qua voglio fare incroci di Dionea, ho tenuto il seme. Qua ho fatto l'incrocio dei saraceni, ho tenuto il fiore. Scusi, il fiore. Qua l'ho tenuto, qua l'ho tagliato perché non voglio. E le saraceni in natura sono piante molto particolari, perché cosa succede? Loro buttano fuori il fiore contemporaneamente le trappole. Però finché il fiore non è impollinato tengono le trappole chiuse, perché se hanno le trappole e l'insetto alla trappola non impollina niente. E quindi non appena il fiore è impollinato, la maggior parte, ma non tutte le saracenie, girano il fiore verso l'alto. Questo ha un nome, adesso non mi ricordo, questo movimento del fiore, e serve a favorire la dispersione di seme una volta che queste capsule si aprono. Ah, tipo esplode? No, non esplode, si apre col vento, non fa mai un movimento scatto. Ah, ok. E qua però bisogna aspettare novembre qua si secca, poi con gli sbalzi di temperatura e di umidità che c'è durante l'autunno si crepa l'ovario ed escono i semi. E quindi bisogna stare attenti, perché basta una giornata di vento con l'ovario aperto, me li perdo tutti, semi che ho aspettato da aprile. E sì, un'altra cosa da dire per la coltivazione: qua a Trieste il nemico numero uno delle saraceni è la bora. La bora è una roba tremenda. Qua a un certo punto della stagione, quando le foglie sono abbastanza, perché questa è una foglia in formazione debole, ci metto dei bastoncini e con della raffia bisogna un po' fermarle, perché sennò questi vanno giù. E poi di suo le foglie più belle sono quelle primordiali, perché poi come il rizoma cresce, si espande, le foglie di natura tendono poi ad allargarsi, perché il rizoma si espande e quindi loro si aprono. E tante saracenie fanno una seconda, diciamo, uscita di foglie, una seconda produzione di foglie autunnali. Le leucofille, che sono queste bianche, la buttata. fanno le foglie autunnali molto più belle di quelle primaverili. Mentre le flave le fanno in primavera bellissime e già in autunno cominciano un po' a seccare il cappello, perdono E i catafigli? i filodri. I filodri. Sì, d'estate alcune, ma non tutte, alcune producono delle foglie che sono non carnivore, delle foglie lunghe che poi si arrotolano, che servono a fare fotosintesi, quelle vengono prodotte d'estate. Da non tutte le saracenie. Ok. Poche, sì. Beh, lo fa molto l'eofila. Sì, l'eofila, ma che la flava, sa che quella che ti ho dato rossa da seme. Quella fa dei bellissimi filoni rossi. Sì, perché in realtà dosano la necessità di catturare insetti facendo trappole che costano energia alla pianta, e quando hanno nutrienti a sufficienza smettono di fare la foglia così, fanno una foglia come quella dell'iris, piatta e chiusa, senza trappole. E ci sono carnivore che in alcune fasi dell'anno non hanno assolutamente trappole, hanno solo foglie lineari, perché se no un ciuffo di iris. Sì, soprattutto le flave che dopo in agosto cominciano a perdere in bellezza, no? Perché si fanno le trappole, invece le leucofile no, le leucofile in autunno esplodono, abbiamo le foglie bianche più belle fino a novembre. Una domanda, qualcuno che abbia fiori profumati? Saracenia?
Sì, cioè, allora, i fiori di Sarracenia, soprattutto delle flave, hanno un odore molto forte, che a alcuni può piacere, a alcuni può non piacere. Il 90% delle persone che conosco lo classificano come puzza di piscio. Sì. Però Quindi gatto. anche no. Ma che Le mi flave, piace? i fiori delle flave, sì. I fiori delle flave, sì. Le flave le tre belle. Ecco, un'altra cosa che bisogna prestare attenzione sono gli insetti che danneggiano queste piante. Allora, i fiori, se uno ha tanti fiori, i polline sono i grigi. Ci sono degli insetti piccolissimi che in primavera, quando la foglia si sta aprendo, la pungono e la deformano completamente, quindi si taglia. La seconda è la Piccinia cotonosa. La Piccinia cotonosa è molto dannosa per la pianta, fa danni notevoli. Va bene, avete altre domande sulle piante? Non so perché non arrivo a vedere le parti. 1846? Sì. Passiamo alle finanze. Sì, dai. Sì. Allora qua cambiamo completamente categoria, quindi la seconda tipo di pianta che coltivo sono le tillanzie. Come si chiama? Tillanzie. Tillanzie, genere tillanzie, famiglia Bromeliacee. Bromeliacee sono come le ananas. Sono bromeliacee, bromelie. Allora, le tillanzie sono piante assolutamente particolari. Io le conoscevo come clavel dell'aire in Argentina. Clavel dell'aire e la Sì. tillanzia eranthus, garofano dell'aria. Ah, Prego, allora, tillanzie da dove vengono? Vengono, direi, a parte 2 specie, esclusivamente dal Sud America. Quindi Venezuela, Brasile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Brasile, ho detto sì. Ci sono 2 specie, una che vive anche in Florida e c'è un'altra che vive anche nel Texas. La maggior parte Famosissima. sono questa. Sì. la barba, no? Se uno si guarda i classici film girati in Florida, Sì, queste sì, parti sì, è vero. che pendono dagli È vero, alberi. sì. Allora, queste dopo- piante... Vai. E dopo gli uragani vengono strappate, le trovano a terra e vengono raccolte a tonnellate dagli spazzini, e tanto che venivano usate come materiale di imballaggio, e addirittura la Ford le acquistava per fare un'immobittura dei sedili degli automobili. Questa è la Tillandsia fusneoides perché ricorda lo snea barbata, che è quel muscolo che abbiamo anche qua su. Sono le montagne, avevo le Sì, muscoli. sui rami. È un michele. Una Snea specie. barbata. Comunque, allora, sono piante particolari perché la maggior parte, allora, sono in coltivazione intanto da, io mi ricordo già dagli anni 80 che si vedevano ma non si vedevano così, si vedevano attaccati a statuette. Sì, Incollate sulle statuette, oppure messe dentro le bocce di vetro, Sì. che dopo un tot seccavano perché Anche la mia. Spesso venivano Io lo considerate amo. morte. morte, stramorte. Io Quelle dentro le bocce sì, ricordo quelle attaccate possono da vedere sopravvivere. il vino, quella conchiglia di gesso con tutte queste tillanzie, Sì. vivono per Ma sempre, delle credo. rocce Sono sono già morte. Miracolo. Sicura che sono Sì, vive? sì. Allora, vediamo un attimino come arrivano. La maggior parte delle tillanzie che noi conosciamo e che sono epifite, cioè sono piante che vivono sugli alberi. Non sono parassite, cioè sono piante che utilizzano gli alberi solamente come ancoraggio, ma non traggono nutrimento dalla pianta su cui si attaccano. Hanno delle radici, ma le radici servono, direi, quasi esclusivamente per l'ancoraggio, assorbono pochissima acqua. Sono piante che hanno bisogno di aria e di luce. Allora uno prende una di questa pianta e deve capire 2 cose. Uno, se voglio coltivarla, dove voglio coltivarla io che mi sta comodo, o se voglio coltivarla dove la pianta può crescere bene, come cresce in natura, e poterla coltivare meglio. Allora, se la voglio coltivare nel primo modo dove fa comodo a me, posso metterla in qualsiasi posto, anche in mezzo al tavolo della cucina dove c'è poca luce, però dura quello che dura. Ogni tanto dovrei spostarla in condizioni più favorevoli, che adesso vediamo quali sono, e poi rimetterla là. Se invece voglio coltivarla al meglio, le regole sono semplici. Deve avere una luce molto forte, ma non diretta, filtrata, ed avere più movimento d'aria possibile. Più movimento. Movimento d'aria. Si chiamano
le chiamano i vari rivenditori, si trovano le figlie del vento, il garofano dell'aria, la pianta che vive sul vento, la pianta del... insomma... Queste sono quelle piante che vivono lì, un po' all'ombra degli alberi. All'ombra degli alberi, esattamente, però bisogna, dopo faremo una precisazione su questa roba degli alberi, quindi... Sono piante che vengono dal Sud America, dal livello del mare, quindi piante che non sopportano temperature diciamo sotto zero, a piante che vivono anche a 2-3 mila metri. Però attenzione, 2-3 mila metri delle montagne del Sud America non sono i 2-3 mila metri nostri. Conoscevo dei coltivatori anche esperti che mi dicevano sì, però guarda, questo viene da 3.000 metri, qui terrà fuori tutto l'anno. No, perché i 3.000 metri nostri va a 15 sotto zero e la perdo subito. 3.000 metri là raramente va sotto zero. Sono temperature fresche ma non gela mai. E quindi dipende un po' dalle piante. Allora, la maggior parte sono epifite, alcune sono terrestri, nel senso che crescono a copertura. Questa è una somnias, questa è una pianta che la posso crescere come un ananas. Se la metto in un terriccio per brogliarci mi cresce bene, forse anche meglio questa. Questa no, questa, certo, questa è una fasciculata, io alcuni esemplari li coltivo anche nel terriccio per brogliarci, tutte queste altre no. Quindi sono piante che vogliono luce brillante ma indiretta, molta aria. Adesso parliamo dell'acqua. Appese allora? Appese, sono piante che vivono appese. L'acqua loro allora, vivendo sotto gli alberi, loro ricevono l'acqua piovana. Però l'acqua piovana è un'acqua pura, che però passando attraverso le fronde degli alberi, o scorrendo di quelle cortecce, si impregna di sostanze e nutrienti. E quindi è un'acqua pura che comunque un po' ne consuma. Però è un'acqua che non ha sali minerali. Il discorso è quindi le tengo appese in un posto all'esterno, possibilmente che non vada sotto zero, d'inverno devo ritirarle in casa. Come le bagno? Le spruzzo e li immergo nell'acqua. Però anche qua il discorso dell'acqua calcarea. L'acqua calcarea va bene o non va bene? Allora, una particolarità dei lettilanzi che si vede molto bene in questa pianta è quello che hanno sulle foglie. Loro come assorbono l'umidità dell'aria e le sostanze nutritive. Queste piante sulla foglia hanno delle strutture particolari che si chiamano tricomi. I tricomi sono delle specie di, se uno li guarda al microscopio, sono come dei piccoli chiodini, delle alette che si alzano e quando vengono bagnate si schiacciano sulle foglie. Se io bagno questa pianta, adesso non abbiamo acqua, cambia colore, perché i tricomi si appoggiano e mi schiacciano l'acqua o l'umidità atmosferica all'interno della foglia. Però cosa succede? Rimanendo schiacciata la pianta non respira. Quindi in natura l'aria le fa asciugare in giri in tempi molto rapidi, quindi entro 2 o 3 ore tipicamente da quando le bagno dovrebbe essere asciutte, perché se no non respirano. Questo è il motivo per cui coltivare una tilanza all'interno di una boccia di vetro la fa fuori subito se la bagno, perché non circola l'aria, mi resta bagnata sempre, non respira, marcisce. Una volta che una tilanza inizia a marcire non la recupero più, cioè il marciume si espande per la pianta. Quindi è meglio bagnare poco che bagnare di più. Quanto bagnare? Dipende da dove la tengo. Se la tengo in casa dietro una finestra con poco ricircolo d'aria, una volta alla settimana può andare bene. Se la tengo in un terrazzo che riceve una luce forte d'estate, anche 2 o 3 volte al giorno, dipende da dove la tengo. E poi ci sono piante e piante, allora questa è una bragiaria, questa fioriscono, no? Fioriscono come tutte le piante, questi sono i fiori. Questi vanno spruzzate bene, o anche immerse nell'acqua 2 volte al giorno, anche d'estate. D'inverno attenzione, d'inverno io le tengo quasi tutte fuori, le tengo nelle serrette, quelle Verbemax, avete presente, no? Sì. Le tieni appese là o queste addirittura le tieni appoggiate e quando fa particolarmente freddo d'inverno alcune le porto dentro. Alcune, come dicevo, vengono anche dal livello del mare, non dalle montagne, quindi temono comunque il freddo, quelle d'inverno le tengo sempre dentro. Insomma, un po' dipende dal tipo. Guarda, questa è una pianta che non va tenuta fuori d'inverno, questa è una streptofila. Streptofila. Questa è una funchiana, viene dal Venezuela, se questa la tengo fuori d'inverno muore. Questa mi può stare d'inverno fuori anche 3-4 sotto zero perché è asciutta. Dipende un po' dalle tilanze, però ecco, un'altra caratteristica è che non avendo le radici che svolgono la funzione unicamente di ancoraggio e non di nutrimento, sono piante lente, molto lentissime. Adesso io le segno per darvi un'idea. Allora, la tinanzia fiorisce,
difficilmente si autoimpollina, bisogna impollinare i fiori a mano. Quando il fiore è impollinato, se uno ha fortuna, si formano le capsule con i semi, sono queste. Queste sono capsule con semi di tilanza. La capsula, questa sì che schiode, si apre, e vedete questa specie di lanugine. Questo è il seme, in testa c'è il seme che è una specie di paracadute per essere trasportato nel vento e attaccarsi sugli alberi. In Argentina, Brasile, si trovano sui fili del telefono. Basta che si attacchino. Una volta che il seme aderisce ad una superficie idonea, dove comunque può ricevere dell'umidità, inizia a germinare, ma è un processo lento. Io come li faccio germinare? Attacco i semi su delle retine e all'inizio vanno spruzzati 2 o 3 volte al giorno addirittura, perché è un processo molto lento. Poi cominciano a vedersi dopo 2 o 3 settimane delle piccole palline verdi che sono l'indice che la pianta ha iniziato a germinare. E la pianta può rimanere su questa retina 2, 3, 4 anni. Queste sono le piante, queste dimensioni qua, ce ne sono tante qua dentro. Queste le ho seminate nel... Ho scritto qua. 17? 18? Ma dovrebbero costare un sacco. Se tutto... Allora, dovrebbero costare un sacco se uno le fa così. Se uno le prende, queste vengono tantissime, soprattutto le Ionanta vengono prese in natura. E dal seme per diventare adulte quanti anni stanno? Ecco qua, siamo sui 4-5 anni. Dopodiché quando diventano un po' più grandi vengono attaccate qua, io le attacco così. E poi si parte con le piante più grandi che iniziano a fiorire, se va bene, dopo 7-8 anni, se va bene. Diventano così dopo 7-8 anni? No. Che pazienza. Questa diventa dopo 8 anni. Quanti? Questa, allora se uno da una singola pianta, una volta che la pianta è grande, va veloce dopo. No, Perché da un cosa succede? seme. Una volta che la pianta fiorisce, guardate. No, da un seme. No, da un Prima seme di, prima di diventare così. da un seme per avere questa? Sì. 12 anni, 13 anni, 15 anni da seme? Anche di più. Anche di più. E quanto vivono? All'infinito volendo. Sì, E all'infinito. si dividono, basta dividere. Perché continuano. La singola pianta no, perché le singole piante sono piante monocarpiche, cioè come tante bromeliacee. Una volta che fioriscono, la pianta madre muore. La pianta madre muore, però cosa succede? Questa ha fiorito, io ho tagliato il fiore, e vedete? Si formano dei polloni basali. I polloni basali crescono C'è la veloci. rosetta che Cioè, già dopo 2 anni io do un pollone a una pianta adulta. Da seme no, da seme sta una vita. Però cosa succede qua? Le tilanze che noi vediamo che vengono vendute non sono tilanze qua. I coltivatori di tilanze che vendono tilanze sono ormai poche, ce ne avevamo alcuni ma passi all'anima loro non ci sono più. Bravi coltivatori di tilanze che avevano tilanze notevoli. Coltivatori di tilanze, quelli che sono in giro sono rivenditori di tilanze. Sono gente. Ma qualcuno le fa. Le fanno in Sud America, hanno delle serre in Sud America dove hanno 6 mesi in più rispetto a noi, perché da noi crescono d'estate e d'inverno, queste si fermano. La crescono tutto l'anno con le condizioni ottimali. Loro prendono le tilanze, se le fanno venire dal Guatemala, da quelle zone là, sono perfette, sono come la mela di Biancaneve, no? Tutte uguali, e quelle sono, però dopo acclimatarle hai voglia, cioè portarle poi in casa devi saperlo fare. Anche perché le concimano e le fanno crescere. Sì, stavo pensando a tutto il retto. Allora, concimazione, si spruzzano, io le spruzzo con acqua d'osmosi, le stesse delle carnivore, però d'estate, primavera estate, una volta al mese ci metto diluito un fertilizzante per orchidee, se no veramente molto diluito un fertilizzante per orchidee, questo le fa fiorire, questa è una caput-medusa. Bellissima. Come si chiama? Tilanzia caput-medusa, questi ai fiori. Qua sono partito da una piccola pianta che credo una di queste l'aveva presa all'Obi, perché si trova all'Obi, e negli anni la pianta fiorisce e da una ne fa tante, no? E poi qua questa è una piantina piccola, queste sono partito da una E questo come si nutre? Questo come Ma si scusi, nutre? ma lei che lavoro fa extra? Io no, Siamo tutti Solo le amatori. piante. io lavoro in un osservatorio astronomico. E ha abbastanza tempo. Il
tempi sono Che molto pazienza, no, lunghi. che pazienza di curare. È come avere una famiglia. Sono hobby che uno si porta avanti da tanti anni. Puoi raccontarci dove le appendi? Sì, le appendo nelle serrette tipo Verde Max. Poi queste piante Le qua sarete vivono, da Max. queste piante qua si nutrono di luce e di acqua, di sali minerali nell'acqua. Sì, quello che viene portato Perché non hanno radici nella terra di parte della plastica, a parte le quelle terrestri. serette piccole, no? Cioè, tipo Anche armadietti. queste vivono con l'acqua e con la Sì, luce. perché anche queste vivono appese, no? Poi crescono, questa è una abbastanza grossa. Ecco, non so, avete qualche domanda? Adesso siamo andati molto veloci ovviamente un po' su queste, ma... Dicono di mettere le vicine ai computer per togliere radiazioni. Dicono anche che sono Una piante... bottiglia d'acqua No, basta e avanza. Dicono sono anche piante che purificano l'aria. Sì, infatti. E che magari anche l'aria, perché Questa è questa pianta sicuramente assorbendo tutte le sostanze che ci sono nell'aria, ne assorbe anche le sostanze nocive. Però per purificare questa stanza avrei bisogno di riempire completamente questa stanza di piante per ottenere un effetto. Hanno fatto anche degli studi, solo una relazione economica. Siamo realisti, cioè, voglio dire, sì, sarà vero, no? Perché assorbirà tutto. Però qual è il beneficio che poi uno ne ha nessuno? Noi dobbiamo andare, la ringrazio tanto. Grazie mille. È stato interessante, bravo. Grazie. Veramente. Che Veramente. sono anche l'inquinamento idroelettrico. Non credo. No, Allora ci sono studi, ma sono studi un po' come dire al limite, no? no. Una bottiglia di acqua capta un campo magnetico. Tutto ciò che contiene acqua capta campi magnetici. Le piante contiene acqua e le capta campi magnetici, ma basta, fine della storia. Se mi metto un'insalata o una bottiglia di acqua o una pianta grassa non cambia assolutamente niente. Ecco, le solite cose sulle filianze ce ne sarebbero tantissime. L'unica cosa che se posso aggiungere, Sì, allora Stefano, questa è una si può stimare quanto amano il sole, perché alcune vivono anche sulle pietre, sulle rocce e vivono al sole cocente, da quanto siano bianche. Più le piante sono bianche, più sono esposte al sole, più sono verdi, più vivono a mezz'ombra. Ecco, c'è un'altra cosa da tenere presente. Allora io prima ho detto che vanno coltivate in una luce brillante e non al sole diretto. Questo se le coltivo qua in un terrazzo. In natura troviamo le tillanzie che vivono sulle cime degli alberi cercando il più sole possibile. Ma perché? Perché là l'umidità è molto alta. Sì. Se vivono nelle giungle, in cima agli alberi, là soprattutto la notte ricevono una marea di umidità. Quindi quello che bisogna tenere presente è più alta è l'umidità, più la pianta può ricevere il sole senza bruciarsi, anche sole diretto. Da noi in terrazza no. Da noi si brucia. Quindi bisogna mettere casomai vicino un'altra pianta in terrazza, perché se la metti... L'ideale è appesa sotto un albero dalla primavera all'autunno, appesa sotto. O magari vicino un gelsomino, qualcosa. Certe sì, però attenzione all'acqua, no? Non devono stare troppo bene. L'unico pericolo grave veramente è che quando li si bagna non fargli prendere il sole, perché nel momento in cui i triconi si appiccicano alla superficie della foglia e la pianta diventa completamente verde, non ha più protezione dal sole. Per cui se io le bagno e le lascio sul sole si scottano e crepano. Allora, questa è una Nessuna pianta andrebbe bagnata quando è il sole, no? Infatti, ma tante volte le bagni la sera, le bagni la mattina. Dipende, le lianfore le bagno sotto il sole pieno e non si bruciano. Ma perché? Perché le lianfore abituate a ricevere scrosci di pioggia e sono a picco all'equatore, subito dopo. Invece che acqua che Se faccio le altre, soprattutto, no, dicevo, questa è la Tectorum, è una tillanzia particolare, molto bianca, come diceva Max, abituata a prendere molto sole. Questa vive sulle rocce in zone desertiche del Sud America. Quando l'ho acquistata da un noto coltivatore mi ha detto se la bagni una volta muore, mi ha detto lui. Allora io questa la spruzzo ogni mattina, poco ma la spruzzo ogni mattina, perché? Perché dove vive lei, nei deserti, alla mattina arriva la brezza del mare che è piena di umidità e quindi alla mattina riceve una leggera rugiada da tutta la pianta, ogni giorno. Una spruzzatina. Quindi una spruzzatina, non la bagno come le altre, le bagno di meno, perché se la bagnassi come le altre questa tenderebbe a marcire, o addirittura la bagno un giorno sì, un giorno no. Dipende dalle piante.
Dipende Quindi- dal tempo che uno ha, dalla passione che uno ha. Gli ricrei il suo ambiente praticamente. Ah. Sono piante facili e piante non facili. Allora, le tillandsie sono particolari, però certe, tipo queste sono veramente facili. Altre no. Le carnivore... Diciamo che i più sono quelle argentine, Airantos, Bergeri. Quelle argentine sono un po' più, sì. Ma anche queste, insomma, poi certe fanno fiori profumati. Oh, ma quella sono una neonceglia, cosa ci vuole? Tillandsia sono... Questa è una pianta spettacolosa. La Questa è una pianta, non è tillandsia. una pianta grande, fanno infiorescenza, che è così. E sull'infiorescenza nascono tantissime piantine più piccole, che si staccano. Una volta l'anno? No, una volta ogni 3 anni. Questa l'avevo presa anche dal nostro comune amico, non c'è più. Ne avevo data una e adesso Sei lì? ce ne ho... Sì. Quando fiorisce questa? Ogni quanto tempo? Ogni 3 anni, 4 anni, Tre, anche di quattro più, sì. Però la pianta che si stacca dall'infiorescenza, essendo un pollone, proprio veloce, no? Ogni 3 anni. Ma dipende dalla specie, scusa. Tillandsia somnia. Quanto vive quella? All'infinito, come tutte. Quella quando fiorisce muore, tutte le tillanzie quando fioriscono muoiono, però fanno i polloni e quindi si riproducono per i polloni. La pianta madre muore, qua, questa che ha fatto il fiore, con gli anni muore, però cosa succede? Si formano delle piccole piante attorno che traggono il nutrimento dalla pianta madre che sta morendo e quindi crescono velocissime. Cioè, velocissimo vuol dire che se questa per diventare adulta mi sta 15 anni, questa per diventare adulta mi sta 2. Se io questa le separo ottengo 30 piante adulte. E queste sono venute fuori tutte da una piantina che avevo preso dal nostro amico nel... Quello che ho coculato questo. Sì, Ah, dal... 10 anni fa. Però ne ho tanti, cioè non è l'unica, ne ho tantissimi. Praticamente quella roba che lei tiene appesa, alcune piante muoiono, mentre la madre muore, altre nascono e rimanendo sempre su tutto l'involucro sulla appesa, il stesso pezzo appeso. Anche qua, guarda. Questo qua c'è la foresta. Sì, vedi. Non legai i tricomi, Vedete, ne questi vivi sono- praticamente. Queste sono le piante che hanno fiorito, che si sono seccate e che hanno dato origine alle altre piante. E dopo si staccano queste. Li stacco io, ma cadono dei soli che non top, no? Che fate le statue delle Sono monocariche. Però l'involucro dura all'infinito. No, l'involucro è formato da nuove piante che crescono. metti la pianta di Ma con le nuove piante che crescono, questo può andare ma avanti lì sono all'infinito. variabili. Cagapino, te capino. Questo è un altro tipo, questa è Tillandsia buzzi, questa viene anche dalle montagne umide. Sì. Questa è cosa Per cui questa roba qua potrebbe essere appesa e esistere ancora dopo 1000 anni. Oddio, il peso è da fare scadere. Dopo un po' si disfa, ma sì. Ah, perché diventa sempre più grande? È sempre più pesante. Io ho 2 A un gatti. certo punto si spacca perché il peso E certe non è piante, sostenibile. tipo una zalea che mi ha regalato, cioè quando i gatti ci vanno vicino, questa appassisce, cioè Va bene. i fiori vanno insieme. Grazie. Bene, grazie. Grazie. E i gatti si avvicinano a una pianta, che la pianta appassisca perché si avvicinano ai gatti. No, No. è un'idea che mi sono fatta io. Per BioEst, Si è appassita per però. Vietti, come Max, L'unico dubbio è che oggi è domenica pomeriggio, sabato Ok. e sabato vediamo di sicuro. Questi qua per diventare grandi, darci assieme, quanti anni ci vogliono? Da qua per diventare grandi ancora 4 o 5? Non ti sa. Coi 12 anni per diventare adulte. Dipende dalle piante, certe sono un po' più veloci, certe